Ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente anche la doccia e il bagno del mio laboratorio è arrivato al termine della sua ristrutturazione. Ci è voluto tempo, ma ho fatto una cosa veramente carina. Qui dietro alle mie spalle c'è la doccia 1,5 m per 1, quello che ho sempre desiderato. Sapete che il mio laboratorio adesso è vicino al mare, quindi tuffo, si torna, doccia e si continua con i video. Ebbene, che cosa ho installato per avere l'acqua calda sanitaria? Ebbene, ho installato questo Ariston Leidos che anni che oramai ho acquistato, molti di voi lo sanno perché l'ho già annunciato diverse volte, e finalmente siamo arrivati all'installazione acqua calda sanitaria gratuita, perché lo sapete che il mio laboratorio è autoalimentato. Ebbene, adesso sulla mia scrivania vedremo tutti i dettagli di due modelli che sono ideali per una famiglia modesta e una famiglia più numerosa. Quindi vediamo un Leidos che può essere idoneo per 2-3 persone, e invece vediamo il modello successivo che va benissimo per 4 o 5 persone. Sempre della Ariston, sempre a pompa di calore con serpentina aggiuntiva. Vedremo tutti i parametri di COP, vedremo che cosa vuol dire scaldare con la pompa di calore rispetto alla serpentina, vedremo i consumi, vedremo tutti gli aspetti come al solito tecnici che spero vi serviranno per un acquisto calibrato, che possiate avere attraverso il vostro fotovoltaico acqua calda sanitaria gratuita. Ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo fra pochi secondi. Buona visione. Eccoci qua, io non vedevo l'ora di installare questo scaldabagno perché mi piacciono, già li ho usati in passato, le pompe di calore sono molto più efficienti. Ebbene, finalmente ho installato questo Leidos. Avendolo comprato e lasciandolo lì fermo finché non ho finito la ristrutturazione per questi 2 anni, ebbene, mi è convenuto, io oserei dire che è stato un investimento. Ecco perché parlo spesso di investimento nell'elettronica, batterie, inverter, pannelli fotovoltaici, ne abbiamo abbastanza in caso che succede qualcosa, se si brucia qualcosa. Ebbene, a volte ci sono abbassamenti di prezzo. Le batterie io le ho comprate a un prezzo più alto tempo fa e adesso sono scese, ma con la crisi che c'è adesso nel Golfo, nel Mar Rosso, eccetera, stanno risalendo. Viviamo quindi in una condizione dove analizzare il prezzo va sempre bene, però assicuriamoci di avere le scorte, quindi se non troviamo il prezzo vantaggioso che vorremmo noi, ebbene procuriamoci lo stesso i materiali, perché non sappiamo cosa succede nel nostro futuro. Le tensioni, insomma, non c'è bisogno che le evidenzi io su questo canale, sono ben visibili, soprattutto nella zona asiatica, nei mari, eccetera. I costi di trasporto soprattutto stanno aumentando. Ebbene, questo scaldabagno, questo serbatoio per acqua calda sanitaria si chiama Leidos ed è della Ariston. Qual è la caratteristica che lo contraddistingue da un classico scaldabagno? Ebbene, questo è uno scaldabagno a pompa di calore più serpentina. Qual è la differenza con uno standard? Che con lo standard è solamente serpentina, quindi abbiamo un consumo fisso di circa 1200 watt. Questo invece consuma 1200 di serpentina e 200 circa di pompa di calore. Ma se lo facciamo andare solo a pompa di calore, noi abbiamo un consumo di 200 watt. Capirete che consumare 200 watt in maniera fissa ci mette ovviamente più ore, è meglio che non una serpentina che ci obbliga ad avere un inverter più potente. Se noi abbiamo un inverter da 3 kW e ne usiamo 1400 o 1200 per lo scaldabagno, e invece per lo scaldabagno ne usiamo 200, ebbene riusciamo a reagire meglio in tutti quelli che sono gli spunti. Il momento in cui abbiamo anche un fotovoltaico e quindi una serpentina elettrica, come in questo scaldabagno, che può funzionare anche a 1200 watt, ebbene sfruttiamo al massimo la potenza. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo prodotto. Ebbene, quando sentiamo parlare di pompe di calore, quindi scaldabagno a pompa di calore, ci viene subito in mente un parametro che si sente spesso, che è il COP, è il Coefficient of Performance. In italiano è l'efficienza, cioè quanto è efficiente questo elettrodomestico. Ad esempio, il Leidos è COP 2, anche se ci sono un po' di differenti opinioni riguardo a questo COP. Perché? Perché tutti i COP sono influenzati dalla temperatura ambiente, ovvero quando noi abbiamo un elettrodomestico in una casa a 20 gradi, il COP 2 è reale, ma quando la casa è a 10 gradi il COP 2 non esiste più, ovvero più è fredda la zona
dove deve lavorare la serpentina, le alette di raffreddamento, il refrigeratore, il dissipatore, ebbene più è fredda la stanza dove posizioniamo il nostro elettrodomestico, in questo caso lo scaldabagno, ci sarà meno efficienza. Mi spiego meglio. Se noi facciamo lavorare il nostro Leidos, la nostra pompa di calore a 20 gradi in una casa, in un bagno a 20 gradi, l'efficienza è circa 2, COP 2. Ebbene, se la stessa casa è a 10 gradi, 12 gradi, il COP non è più 2, ma si annulla. Cosa significa questo? COP 2 significa che se noi stiamo usando 1 kilowatt di potenza elettrica, ebbene lui produrrà 2 kW, appunto COP2, 2 kW di potenza termica. Ma quando le temperature scendono, anche la pompa di calore arriva a 1, ovvero stiamo consumando 1 kW di corrente per produrre 1 kW termico. Ebbene, questo è importante e ci fa capire quanto le temperature, l'alloggiamento dei nostri prodotti sono fondamentali. Chiaramente questa pompa di calore in estate, dove in casa abbiamo 25-28 gradi, è molto più efficiente che non in inverno. Ebbene, il confronto che voglio fare oggi è tra due prodotti della Ariston, che sono il Leidos e il Nuos. Ebbene, questi due prodotti hanno un COP diverso, una potenza diversa, ecco perché all'inizio del video dissi che questo può andare bene per una famiglia di 2-3 persone, perché si sa che insomma quando si è sotto la doccia si vuole prendere il proprio tempo, no? Se invece siamo ultra rapidi, allora a quel punto può andare bene anche per un bambino in più, però tenete presente che di solito nelle statistiche si usano circa 30 litri di acqua calda. È ovvio che avendo portato l'acqua alla temperatura della pompa di calore che è 53 gradi, noi ci laviamo bene, ma già il secondo, il terzo, un po' meno. Invece, se abbiamo l'utilizzo della serpentina e portiamo l'acqua a 60-65 gradi, abbiamo più acqua da diluire con quella fredda, perché ovviamente non possiamo assolutamente lavarci a temperature intorno ai 60 gradi, neanche a 50. Ebbene, questo crea un equilibrio nell'utilizzo della nostra pompa di calore. Allora, questo prodotto, il Leidos, è una pompa di calore Wi-Fi. Cosa significa Wi-Fi? Che noi ci possiamo connettere in qualsiasi posto ci troviamo col telefonino per accendere, spegnere, modificare le temperature. Adesso vedremo anche come funziona tutta la fase software e questo è molto interessante perché immaginate andiamo in vacanza, spegniamo il nostro scaldabagno, dopodiché prima di tornare, il giorno prima lo accendiamo, lo impostiamo alle temperature che vogliamo e questo ci fa risparmiare un sacco di corrente perché non dobbiamo lasciarlo acceso per tutto il periodo vacanziero. Nel contempo, se lo lasciamo invece spento, quando torniamo dobbiamo aspettare le ore che ci mette per caricarsi. A tal proposito, con la pompa di calore lui ci mette 8 ore, quindi funziona a 200 watt di consumo e per 8 ore ha scaldato l'acqua di questo boiler, sono 100 litri, l'ha portata a 55-53 gradi, eccetera. Invece con la serpentina ci mette 4 ore, quindi questi sono i tempi per qualsiasi scaldabagno, anche perché questi sono 100 litri, non è poca roba, quindi è veramente un bel prodotto. Io l'ho scelto perché qua da solo praticamente avrò acqua in abbondanza, quindi se siete anche 2 o 3 va bene tranquillamente. Allora, alcuni dati tecnici fondamentali sono questi. Una volta al mese, ragazzi, ricordatevi, c'è anche il programma automatico su questo boiler, che bisogna portare l'acqua oltre i 60 gradi per evitare il batterio della legionella. Questo è un batterio pericolosissimo e quindi l'acqua una volta al mese, anche prima, va portata a questa temperatura alla quale il batterio muore. Quindi ricordiamoci questo fattore fondamentale, non facciamolo andare sempre a pompa di calore. Un'altra domanda che mi fate spesso quando parliamo di pompe di calore e prodotti di questa tipologia è questa: ma se la pompa di calore, come in questo caso, è all'interno del bagno, si può raffreddare il bagno? Perché è chiaro che la serpentina all'interno dell'acqua scalda l'acqua, ma quella esterna che diventa fredda e deve essere dissipato questo freddo, può raffreddare il bagno? Ebbene sì. Non lo congela, ma però c'è un piccolo abbassamento. Io ho fatto dei test, ebbene nel bagno possiamo avere anche la riduzione di circa 2 gradi di temperatura. Questo significa che se amiamo i bagni caldi, eccetera, questa temperatura di 2 gradi circa va compensata, come attraverso il riscaldamento, attraverso uno scaldabagno di quelli a ventola, senza fare marche. Adesso mi stavano vendendo le marche più famose.
Ebbene, per fare la doccia calda in un bagno bisogna usare anche un caldobagno. Quindi alla fine la cosa bella qual è? Che lo scaldabagno a pompa di calore funziona per 8 ore, quindi questo raffreddamento che fa scendere di 2 gradi poi viene compensato da muri, il riscaldamento stesso della casa, eccetera. Però è giusto per serietà comportamentale che io ve lo dica, perché tutte le pompe di calore hanno le 2 fasi: se devo scaldare di qua, raffreddo di qua. Se invece dovrò raffreddare di là, scaldo di qua. Ecco perché anche i condizionatori hanno l'unità interna che ci butta il caldo, ma l'unità esterna butta fuori il freddo. Quando è estate buttiamo il freddo dentro e fuori buttiamo il caldo. Ora questa è una discrepanza di tutte le pompe di calore, ecco perché esiste fortunatamente il COP, cioè hanno efficientato tutte le pompe di calore in modo da darci la massima potenza sempre, e il COP è fondamentale. Ci sono elettrodomestici, soprattutto pompe di calore di marca, e non facciamo nomi, che hanno un COP anche 4, COP 4,5, 5, non lo so, sì, forse una marca famosa c'è. COP 4 significa che io sto consumando 1 kW e produco 4 kW termici. Vedete l'efficienza. Invece se abbiamo, vi faccio un esempio, vogliamo scaldare il bagno, abbiamo una pompa di calore, bene, con un COP 3, COP 4, noi usiamo 1 kW di pompa di calore e scaldiamo 4 kW termici. Invece con il caldobagno, a serpentina classico con la ventola, noi consumiamo 1 kW e buttiamo 1 kW di calore. Ecco l'efficienza dov'è. In questa videata, ragazzi, ho puntato la pistola termica nello stesso punto in entrambe le misurazioni. Qui abbiamo 16,6 gradi centigradi. Ho lasciato passare circa un'ora e dopo un'ora la temperatura è scesa veramente leggermente, è scesa a 16,2, quindi uno 0,4. Tutto sommato non c'è il raffreddamento della stanza, però è giusto anche menzionare il fatto che essendo a pompa di calore la parte fredda viene rilasciata all'interno di questa stanza, quindi c'è un leggero raffrescamento. Bene, l'efficienza migliora quando abbiamo le nuove pompe di calore, quindi l'Aidos è ancora tipologia vecchia, invece il Nuos Plus, che adesso ovviamente di tutti questi prodotti c'è il link sotto se volete acquistare, sono ovviamente prodotti che come al solito sul mio canale sono menzionati qua sotto. Ebbene, cosa succede? Che con i nuovi modelli abbiamo l'utilizzo dei gas, quelli infiammabili, più potenti, hanno COP superiori. Ebbene, il Nuos usa il propano, il cosiddetto R290. È un gas infiammabile, un gas che lavora a pressione, un gas che ha un'efficienza superiore ed è un gas che è molto più ecologico. Ecco perché completamente nel tempo abbiamo sostituito tutti quei gas che partivano, vi ricordate all'inizio, dal freon, e il freon era il motivo per cui nella parte alta del nostro cielo si creava il buco nell'ozono. Ebbene, questo buco nell'ozono poi permetteva ai raggi solari, quelli potenti, di passare e di creare l'effetto serra. Anche per le bronzature c'erano problemi, quindi adesso per la salvaguardia del pianeta si sta usando l'R290. Ebbene, queste pompe di calore sono più efficienti, più tecnologiche, eccetera. Quale sia la migliore, il perché hanno usato questo gas, alcuni dicono sono infiammabili, eccetera, non è oggetto di questo video. Fatto sta che queste pompe di calore funzionano tutte molto bene. Io ho scelto questo modello perché, ragazzi? Perché è 100 litri, sono tanti, è wifi, lo controllo da ovunque, è sia pompa di calore che serpentina, ha la funzione eco, ha la funzione anti-legionella, tutte queste cose che sono fondamentali in uno scaldabagno, e ha il suo costo ovviamente, avendo dentro un motore, dissipatori e radiatori eccetera, ha un costo superiore a un semplice scaldabagno con infilata una serpentina e un termostato. Alcuni quando si tratta di scaldabagni e pompe di calore mi chiedono: Gianni, ma è uguale alla caldaia? No. Assolutamente no. La caldaia, l'ho detto prima, la caldaia è istantanea. Qui in pompa di calore ci vogliono 8 ore. Ovviamente invece se usiamo la serpentina ci vogliono 4 ore, cioè la metà.
Questo è importante per avere uno stile di vita che ci dia anche un po' di serenità. Non dobbiamo pensare di arrivare a casa e accendere perché ci facciamo la doccia in pompa di calore fra 8 ore o fra 4. Quindi sono prodotti che devono restare sempre accesi. Qual è la convenienza? La convenienza sul COP, anche se non abbiamo un impianto fotovoltaico oppure ce l'abbiamo relativo, non riesce a soddisfare tutta casa, c'è una convenienza perché con 200 watt di consumo noi possiamo farlo andare e dargli priorità. Rientra in quei prodotti di emergenza che ci servono all'interno della casa, casomai c'è un blackout, abbiamo dei pannelli sul tetto che riescono ad alimentare le cose fondamentali, ebbene attacchiamo il frigorifero, il wifi e il nostro scaldabagno a pompa di calore. Se abbiamo un impianto modesto, pensare di farlo andare a 1200 watt fissi è un problema. Invece, chiaramente, se abbiamo un impianto fotovoltaico importante, attaccato fisso, le nostre batterie, la nostra potenza, tutto quello che vogliamo, e lì illimitatamente abbiamo acqua calda. Quindi possiamo creare anche un abbinamento dove, proprio a motivo del sole, generiamo più potenza, ovvero più temperatura, per portarlo a 60, 62, 65 gradi. In questo modo diamo anche una riserva superiore per il giorno successivo dove magari c'è meno sole o passa qualche nuvola e dobbiamo un po' lesinare. Ebbene, il Leidos non è canalizzabile, ovvero c'è una ventolina che raffredda, è circa grande così, quindi una ventola un po' più grande di quelle da computer, raffredda bene, funziona bene, ha la sua efficienza. Invece se pigliamo il Nuos Plus, questo è canalizzabile, ovvero abbiamo un tubo dove la ventola può dirigere questo freddo all'esterno del nostro bagno. Ebbene, in questa canalizzazione possiamo far uscire l'aria fredda fuori da casa nostra. Questa è una cosa in più che ha questo prodotto invece del Leidos. Quindi vi sto dando questi due equilibri. Qual è un'altra caratteristica del Nuos Plus? È che è 150 litri e quindi va bene per 5 persone. Allora lì abbiamo molta più riserva termica, molto importante se abbiamo una famiglia più numerosa, quindi 5-6 persone ce la fanno. E con questo invece 3 vanno bene, può darsi anche la quarta se è un bambino. 150 litri, canalizzabile e si chiama Ariston Nuos Plus. È di nuova tecnologia, gas propano. Chiaramente ha un costo superiore. Voi sapete che i prezzi su questo canale non li posiziono perché i video restano per sempre mentre i prezzi cambiano e quindi fare un video che diventa vecchio perché abbiamo messo un prezzo vecchio non ha senso. Andiamo avanti con adesso le configurazioni Wi-Fi che sono semplicissime, bisogna praticamente scaricare l'app e seguire tutte le istruzioni in maniera semplice come vediamo adesso nelle immagini a seguire. Una volta installata l'app, questa è la prima videata. Vuoi aggiungere un nuovo prodotto al tuo account? Ebbene lì schiacciamo iniziamo. A questo punto installiamo il prodotto che vediamo sul Wi-Fi. Qui ci dice come vuoi procedere? Vuoi connettere il prodotto ora? Il prodotto è già connesso? E come vedete è un'app molto semplice che in maniera intuitiva ci dà le finestre giuste. Quest'altra, eccola, preparati per la procedura di connessione guidata e qui dobbiamo impostare ovviamente sul nostro boiler, sul nostro Ariston, dobbiamo impostare Wi-Fi, c'è il tastino da schiacciare, insomma bisogna leggere un po' il manuale, qui lo consiglia anche, vedete, avvia la procedura di collegamento sul prodotto, quando sei pronto inizi, insomma è un'app come vedete che è fatta di 6 step, là in alto a sinistra c'è uno di 6, e praticamente gli step cliccando creano delle connessioni molto semplici. Qua una volta che abbiamo scelto il nostro Wi-Fi, abbiamo messo la password, qui dice connessione in corso. Bisogna aspettare qualche minuto, dopodiché l'installazione avverrà. Bene, la finestra finale dice vuoi invitare altre persone perché chiaramente c'è sempre la solita questione del coinvolgere qualcun altro. Quindi un'app molto intuitiva, molto semplice. Che cosa c'è all'interno di quest'app? Ecco qui la videata, possiamo vedere la temperatura massima, c'è il programma anti-legionella che in questo caso è off ma si può mettere on, c'è il boost, cioè se vogliamo usare la serpentina per dare più potenza, diverse funzioni anche eco. In questa finestra c'è raffrescamento, on, off, unità di misura gradi centigradi ovviamente, il nome che io ho dato l'ho chiamato DOS 100 Wi-Fi
E questo è tutto, ragazzi, è molto semplice. Invece, quando siamo operativi, qua possiamo vedere questa finestra. Ovunque ci troviamo nel mondo, ragazzi, noi vediamo che cosa sta facendo la nostra pompa di calore, il nostro boiler. Qui abbiamo 15 gradi, è un inizio alla temperatura dell'acqua, e abbiamo impostato eco, quindi il solo pompa di calore. Invece in questa videata vediamo che la funzione boost è attivata e quindi stiamo andando, stiamo spingendo anche con la serpentina. Nella prima sono 200 watt, qui invece sono 1200 watt. Abbiamo le statistiche, qui siamo a 0 perché è appena installato e nel tempo vedremo tutti i kilowatt consumati e quello che insomma è successo a livello elettrico. Quando spegniamo il boiler ci fa anche la domanda: vuoi spegnere? Sei sicuro? Facciamo ok e si spegne in automatico. Quindi ragazzi, veramente, veramente molto semplice ed efficace. Adesso andiamo avanti per vedere altre finestre interessanti. Qui vediamo lo scaldabagno attaccato a un Bluetti, 197 watt, lo vedete nel cerchietto rosso. Ebbene, il consumo è veramente basso. Anche coloro che hanno il Bluetti, hanno deciso di fare un'installazione, possono utilizzarlo. Se andiamo invece a serpentina, vediamo qua nel cerchio rosso 1350 watt totali, compresa la pompa di calore. E qui abbiamo il boost, ovvero potenza massima per scaldare l'acqua in 4 ore. Questo è il display, molto semplice, molto intuitivo. Qui abbiamo le funzioni mode e set che servono a regolare il tutto. Qua il tasto di accensione se vogliamo farlo manualmente e questo è il wifi, sempre tutto comunque fattibile dall'app. Qui abbiamo, vedete, lampeggiare la fogliolina significa che sta andando, quando lampeggia, sia a fogliolina che con resistenza. Se invece è green, c'è una freccetta sul green che significa che sta andando solo a pompa di calore. È un display molto facile, molto intuitivo, semplice, bisogna chiaramente come tutte le cose leggere il manuale. E adesso vediamo un attimo alla fine del suo lavoro la temperatura della pompa di calore. Ed ecco il nostro scaldabagno, il nostro Leidos, che ha raggiunto la temperatura prestabilita, 53 gradi. Questo era quello che era stato impostato, è la massima potenza della pompa di calore. In alto a sinistra vedete che c'è un simbolino della doccia che dice docce pronte e già questo lo indicava a 40 gradi. Bene ragazzi, questo è il display semplice, abbiamo raggiunto la temperatura, il wifi è attivo, la fogliolina con la freccia significa green, cioè sto andando solamente a pompa di calore, quindi 200 watt massimi di consumo. Torniamo sulla scrivania. Un prodotto quindi molto semplice, molto versatile, in pompa di calore consuma pochissimo e tutto sommato non raffredda la stanza così tanto. E la cosa bella è che se abbiamo bisogno del boost possiamo usare la serpentina, quindi mandarlo a 1200 watt di potenza. 100 litri, quindi insomma è soddisfacente per quello che abbiamo detto all'inizio del video, cioè per una famiglia di 3 persone circa, anche 4. Anche se non è obbligatorio, io consiglio di installare il gruppo di sicurezza che serve a evitare colpi d'ariete, ci sono valvole per un eventuale eccesso di pressione, insomma è un accessorio che vedete qua nell'immagine che consiglio di installare nell'impianto. Io ho utilizzato tubi inox flessibili che sono eterni, quelli non vanno mai cambiati. Se invece usate i tubi flessibili classici in gomma rivestita della rete metallica, quelli nel tempo si vanno a ossidare, a rovinare, quindi dovrete cambiarli. Quello inox lo trovo un tubo molto efficace perché alla fine dura veramente tanti anni. Vi ricordo anche che come tutte le pompe di calore producono seppur poca ma un po' di acqua. Ecco che c'è un accessorio che viene venduto a parte che è la vaschetta di raccolta. Nel mio caso non l'ho presa in quanto con un semplice tubo nascosto faccio convogliare l'acqua nel water, quindi è una condizione che preferisco in quanto lì non devo svuotare la vaschetta e quant'altro. Questo è importante. Ragazzi, è tutto per questo video, spero che il prodotto vi piaccia e soprattutto
prodotto che funziona a gratis, cioè col vostro fotovoltaico. Questa è la mission. E quindi ragazzi, iscrivetevi a questo canale, ci vediamo al prossimo video. Buona serata.